I got the idea about 2 years ago and I wrote it in 4 weeks. And we literally got the money to make it, allowed to make it in about 3 months after that. Questo è Quentin Tarantino e ciò di cui sta parlando è il suo primo film, Le Iene. È il 9 ottobre 1992 quando negli Stati Uniti esce per la prima volta il film Le Iene o con il titolo originale Reservoir Dogs. Nonostante presenti uno stile abbastanza grezzo, comunque Tarantino ottiene un grande successo sia dal pubblico che dalla critica, che si innamorano del suo modo di scrivere e del suo cast composto da attori ben noti e giovani star emergenti. Il film è stato la vera e propria miccia che ha dato inizio alla carriera cinematografica di Tarantino, che oggi possiamo definire quasi leggendaria, specialmente nell'attesa del suo presunto 10° ed ultimo film. Però il film nella sua realizzazione non fu privo di ostacoli, tra budget contenuto, problemi di finanziamento ed una scena molto controversa. Ma prima di parlare di tutto questo, dobbiamo fare un salto indietro. È il 1978 e Tarantino, che vive a Torrance, nei pressi di Los Angeles, a soli 15 anni lascia la scuola per inseguire la carriera di attore. Già a 14 anni il suo amore per il cinema era chiaro quando scrive il suo primo copione, una piccola parodia del film Smokey and the Bandit. Uno dei suoi primi lavori fu nel 1981 quello di portiere al Pussycat Theatre, una linea di cinema specializzati in film per adulti. Nel frattempo il suo amore per il cinema cresce e passa gran parte del tempo all'interno delle sale cinematografiche, sviluppando una conoscenza enciclopedica sul cinema. Nel 1983 Tarantino riesce ad ottenere un lavoro a Video Arcades, un servizio di noleggio di videocassette a Los Angeles, dove ha la possibilità di conoscere Roger Avary, con cui successivamente collaborò per il copione di Pulp Fiction, che gli valse un Oscar nel 1994. Contemporaneamente riesce anche a mettere i suoi primi passi nell'industria, lavorando come assistente a vari video promozionali come quello di allenamento di Dolph Lundgren per Rocky IV. In ogni caso nell'86 Tarantino, assieme ad amici e colleghi, realizza il suo primo film come attore e regista, My Friend's Birthday, un film amatoriale girato in pellicola 16 mm che per via di un incendio venne perso per metà e che costò solo $3.000. Negli stessi anni Tarantino scrisse vari copioni, tra cui Natural Born Killers e True Romance, un copione che riuscì a vendere per $50.000 al film che prese lo stesso nome, diretto da Tony Scott. Ora, con dei soldi in tasca ed un po' di esperienza nel settore, Tarantino decide di realizzare il suo primo film indipendente, con piccolo budget. Ma le cose andranno molto diversamente. Understand? I need you cool. Are you cool? I am cool. È il 1990 e Tarantino finisce di scrivere il copione per Le Iene e decide di mostrarlo al suo amico e produttore Lawrence Bender, che decide di impegnarsi per trovare finanziamenti sostanziosi per realizzare un film vero e proprio. Il budget iniziale era di soli $30.000, ma Bender, che passò il copione dalla sua insegnante di recitazione, riuscì tramite lei a mettersi in contatto con l'attore Harvey Keitel, che, innamoratasi della storia, decise di aiutare il film a trovare dei finanziamenti a patto di avere un ruolo nel film. Nel giro di pochi mesi il budget passò da $30.000 ad $1.500.000. Ai casting partecipavano attori come George Clooney, Robert Foster e Christopher Walken, tutti attori con cui Tarantino collaborerà per altri progetti, proprio come Samuel L. Jackson, che rincontrò Tarantino al Festival di Sundance, da cui cominciò la loro collaborazione indissolubile. Anche James Woods ha ricevuto un'offerta per un ruolo, e si racconta che lo stesso Woods licenziò il suo agente dopo aver scoperto che gli aveva impedito di far parte del film. Altri attori che vennero valutati furono il giovanissimo Matt Dillon ed un allora sconosciuto Viggo Mortensen, ma i ruoli, infine, vennero affidati a Steve Buscemi, il promettente Tim Roth, Sean Penn e Michael Madsen. Il budget, seppur molto maggiore di quanto prefissato, era comunque basso per un film destinato alla grande distribuzione, quindi dove era possibile si tentò di risparmiare. I vestiti, per esempio, erano tutti di proprietà degli attori o comprati in un negozio dell'usato, ed il magazzino dove vediamo la banda riunirsi era in realtà un obitorio. Infatti, se osserviamo questa scena, possiamo vedere delle casse funebri imballate sulla sinistra e Michael Madsen seduto su un carro funebre sulla destra. Anche la casa di Mr. Orange in realtà era semplicemente una stanza di questo obitorio, semplicemente ritinteggiata e riarredata. Anche la Cadillac bianca che vediamo nel film, in realtà non è altro che la vera auto di Michael Madsen. Ci furono anche dei piccoli inconvenienti come Tim Roth che si incollava al pavimento per via del sangue finto e Michael Madsen che ebbe delle grosse difficoltà a interpretare una scena di cui comunque parleremo dopo.
In ogni caso, il film sin da subito presenta caratteristiche che definiranno Tarantino nel corso degli anni. In primis i tanti riferimenti alla cultura pop, come in questo caso il discorso sul brano Like a Virgin di Madonna, con cui il film esordisce, o il discorso sulle mance, tutte cose molto vaghe e superficiali rispetto alla natura violenta e talvolta drammatica del film, ma che accostate l'una all'altra rendono altamente unico e riconoscibile lo stile del regista. Quindi, grazie a Keitel, Tarantino riuscì a trasformare il suo piccolo progetto amatoriale in un film vero e proprio, ma deve fare ancora i conti con il suo pubblico, che forse non era completamente pronto ad un film del genere. Il film in realtà nel giro di pochi mesi conquista il pubblico, per il suo uso esagerato e barocco della violenza e i suoi dialoghi completamente diversi da ciò che Hollywood da anni produceva. Il suo stile risulta nuovo, fresco ed affascinante. Tarantino passò nel giro di un anno circa dall'essere un completo sconosciuto ad essere sotto i riflettori di Hollywood e del mondo intero. Il film col passare del tempo divenne iconico e fu un trampolino di lancio per la carriera di Tarantino e degli attori che partecipavano al film. Però non fu accolto subito con grande entusiasmo. Innanzitutto Tarantino venne accusato di plagio. Molti aspetti, infatti, del film risultano presi da altri film come Pelham 123, dove i personaggi che prendono in ostaggio un treno si fanno chiamare Mr. Blue, Mr. Brown e cose così, o Rapina a mano armata di Kubrick, a cui probabilmente si ispira principalmente per la questione balle. Ma il film che risulta più sospettosamente simile è City on Fire, un film cinese del 1987 che narra di un poliziotto sotto copertura che deve incastrare una banda di criminali la quale subisce un'imboscata da parte della polizia durante una rapina in Giavillavia. Un altro aspetto che non fu colto con grande entusiasmo fu la scena dove Mr. Blonde interroga il poliziotto che ha preso in ostaggio. La scena, per via della violenza estrema che mostrava, fu anche criticata dal produttore del film, Harvey Weinstein, che oggi si trova in carcere per abuso sessuale, il quale voleva tagliarla, ma Tarantino insistette sulla sua importanza. La prima proiezione del film fu un disastro. Oltre che a dei problemi con le luci della sala, il proiettore utilizzato non era adeguato al formato del film, risultando in un'immagine più piccola e che non rendeva pieno. Oltre a questo, durante la cosiddetta scena di tortura, ben 33 persone, a detta di Tarantino stesso, si alzarono e uscirono dalla sala. Il film comunque portò molto denaro e fama a Tarantino, tanto da permettergli di progredire con la sua carriera e di realizzare Pulp Fiction 2 anni dopo, film che gli portò perfino un Oscar. Ma perché questo film è così importante? Reservoir Dogs, oltre ad essere il punto di svolta della carriera cinematografica di Tarantino, fu anche un punto di riferimento per gli aspiranti registi e filmmaker. Era la prima volta che uno sconosciuto riuscì praticamente dal nulla a realizzare un feature film globalmente distribuito nel giro di un anno. Non è un caso che pochi anni dopo, nel 97, Paul Thomas Anderson esordisce con il suo primo film, Boogie Nights. Tarantino era la prova che Hollywood non era più solo per i grandi produttori e le grandi star, ma che chiunque, munito di una buona idea ed un minimo di conoscenza, potesse farcelo. Certo, oggi non sono più gli anni 90 ed i tempi dei festival. La competizione è tanta ed il nepotismo purtroppo governa l'industria, ma Tarantino rappresenta ancora oggi un punto di riferimento e di ispirazione per tutti coloro che vogliono arrivare da qualche parte in questo mondo. Tarantino da qui definì una delle carriere più importanti e iconiche della storia del cinema, che, nell'attesa del suo 10° ed ultimo film, è giusto ricordare e celebrare.